Finisce qua! Inter batte Lecce 2-0. Questo è il risultato finale. Darmian e Çalhanoğlu firmano la prima vittoria stagionale dell'Inter bistellata davanti al nostro pubblico. Una vittoria importante in una partita che, Simo, come partita vera è durata una mezz'ora circa, perché l'Inter va in vantaggio subito con Darmian, proprio lui, super discusso, tra poco ne dobbiamo parlare perché se ne sono dette tantissime. Segna Darmian, lì l'Inter chiaramente sblocca la partita, la può condurre, la può portare avanti con il proprio gioco, soprattutto contro chiaramente un avversario del livello del Lecce che con tutto il rispetto è però chiaramente di un livello inferiore all'Inter. E la rete di Çalhanoğlu su calcio di rigore all'interno di una prestazione in cui secondo me ancora una volta si sono visti dei passi in avanti al di là del risultato del punteggio, che confermano comunque che almeno dal mio punto di vista quello di Genova è stato un pareggio episodico. Ma sì, l'abbiamo detto subito, si è visto proprio nella partita. Oggi è stata una gara, secondo me, in crescendo dell'Inter che, come hai detto prima, ha regalato una prima mezz'ora buona, devo dire abbastanza buona. Poi l'ultimo quarto d'ora abbiamo cominciato, sembravamo leziosi, un po' lo siamo stati, però evidentemente era anche proprio la condizione fisica che, a causa anche del caldo, cominciava a scricchiolare, tra virgolette, e poi si è notato in una ripresa tutto sommato abbastanza noiosa, lato Inter ma anche lato Lecce. Sembra strano, ma è stata davvero una gara che si è giocata, se vogliamo star larghi, nel primo tempo, però come dicevamo prima, forse nella prima mezz'ora soprattutto. Però tutto sommato l'Inter è stata abbastanza solida, dietro ha sofferto praticamente nulla, davanti poteva fare magari un pochino meglio appunto in quella prima mezz'ora in cui ha fatto la sua partita, però alla fine mi aspettavo una gara di questo tipo, ecco, avevo pronosticato 2-0 e me lo immaginavo così, un po' distribuito nei due tempi, senza strafare, come è giusto che sia a metà, anzi a fine agosto ormai. Fine agosto è la prima vittoria anche di Marotta da presidente, tra l'altro, in campionato. E a proposito di fine agosto, chiaramente il caldo, la condizione atletica non può essere ancora delle migliori, inevitabilmente. E Simo, questa partita, tra l'altro, accende ulteriormente anche il nostro portfolio su Sport Exchange Market, il gioco completamente gratuito, un gioco in cui si vincono dei premi reali con le fantazioni delle squadre. In settimana avevamo fatto un bel aggiornamento del nostro portfolio e questo risultato lo accogliamo con piacere anche qua. Sì, con piacere. Beh, intanto in fase di registrazione abbiamo ottenuto la prima fantazione del Borussia Dortmund, che ci è arrivata così, e poi abbiamo aggiunto 5 fantazioni del Real Madrid, 5 del Manchester City che oggi ha vinto e 5 dell'Inter naturalmente che ha vinto a sua volta, e in questo caso le fantazioni dell'Inter, in virtù di questo bel 2-0, sono aumentate di valore dell'1,7%, quindi buona partenza. Molto bene per noi, quindi dopo questo turno di campionato sicuramente cambia la classifica che potete sempre monitorare nella sezione leaderboard, dove ci sono poi anche tutti i premi, e ci sono dei premi molto molto importanti perché a fine stagione si vince un iPhone, un iPad, prodotti Apple e tanti altri premi. Ci sono anche i premi mensili che sono molto molto golosi, e allora Sport Exchange Market è gratis. Se volete giocare anche voi e volete superarci in classifica, vediamo se ci riuscite, vi lascio il link in chat per chi ci segue live, oppure in descrizione lo trovate per chi ci sta seguendo in differita. Simo, Darmian è un tema, se ne è parlato tanto, è stato, diciamo, anche, si è discusso anche del fatto che Inzaghi continua a schierare Darmian da quinto. Migliore in campo oggi. Secondo me sì, migliore in campo perché poi è stato anche il migliore in quella fase di partita in cui si è giocato in maniera effettiva, diciamo, come abbiamo detto anche prima. È stato precisissimo nelle chiusure, soprattutto in 2 o 3 situazioni anche in ripiegamento nei confronti di, cioè, per aiutare i compagni che magari erano leggermente in ritardo, fuori posizione, precisissimo. E poi tutto questo è stato impreziosito dal gol, non facile, quel colpo di testa con cui ha trovato il gol. Per me oggi è assolutamente il migliore in campo. Gli altri direi Thuram e Çalhanoğlu, se dovessi farti proprio una top 3. Thuram e Çalhanoğlu. L'altro tema, Simo, era proprio la coppia Thuram-Taremi. Lautaro Martinez assente per un affaticamento.
ho avuto l'impressione, dimmi se sei d'accordo, di un Taremi che intanto sono per lui 90 minuti importantissimi per entrare dentro il gioco dell'Inter, ambientarsi a San Siro, una coppia che deve trovarsi, deve prendere le misure, meglio Thuram di Taremi secondo me, detto che Taremi ci ha già fatto vedere delle indicazioni di intelligenza tattica molto, molto interessanti. Sì, concordo. Taremi, diciamo che l'abbiamo conosciuto nel precampionato e non mi serve la conferma in campionato per essere certo che il Taremi del precampionato è quello reale, perché essendo ormai un giocatore navigato lo conoscevamo già prima, quindi non ho dubbi su questo. Un giocatore esperto, intelligentissimo, sa fare tanto, per non dire tutto, sa usare bene entrambi i piedi. Nel rapporto, diciamo nella coppia con Thuram, l'impressione che ho avuto io, ma dovrò riguardarmi la partita per chiarirmi le idee su questo, è che rispetto a Lautaro probabilmente tende a svariare molto di più anche proprio sull'ampiezza, e in diverse situazioni l'ho visto andare per esempio a mettersi vicino alla linea laterale, ricevere un pallone in profondità dai compagni, comunque quindi con una giocata importante, però troppo distante da Thuram, e quindi sia lui che Thuram rimanevano un po' isolati e sembrava che in certe fasi della partita non riuscissero a dare respiro alla squadra perché poi perdevano la palla. Mentre quando riuscivano a dialogare e a trovarsi stando più vicini, lì invece sembrava che la scintilla fosse già bella, bella, bella viva. Hanno avuto alla mezz'ora del primo tempo quello scambio, quell'1-2 al limite dell'area, fin troppo forzato se vogliamo, ma che dimostra che appunto parlano la stessa lingua calcistica, come si suol dire. In ogni caso era la prima uscita di fatto, quindi non potevamo aspettarci che fosse tutto Sì. perfetto, però sono due giocatori che il calcio lo praticano perfettamente, sono forti, sono Sì. di valore, non posso che aspettarmi che da qui in avanti crescano, e solo così. No, anche perché giocavamo contro un Lecce che ha piazzato Gaspar e Baschirotto molto bassi, Ramadani e Pierré lì davanti alla difesa e hanno cercato in ogni modo di tagliare i rifornimenti lì. Cioè, la prima preoccupazione del Lecce era proprio quella di evitare le combinazioni lì al limite dell'area di rigore, evitare proprio che venissero innescati gli attaccanti. Quindi anche questo, bisogna fare i conti anche con l'avversario. Un avversario modesto, con tutto il rispetto, il Lecce sicuramente non alto livello, sicuramente. Io Simo mi concentro molto sui singoli perché l'Inter a livello di gioco, di attitudine, è stata l'Inter che conosciamo. Si è rivista un po' l'Inter dell'anno scorso in controllo di questa partita. I temi secondo me sono legati soprattutto ai singoli. Tu dicevi di Ciala, forse a me è piaciuto un po' più Barella di Cianoglu in questa partita, nonostante qualche colpo di tacco in alcuni momenti anche eccessivo. Ci sono stati alcuni eccessi di barocco in questa Inter che forse può essere più cinica e anche più cattiva in alcuni momenti, soprattutto sul punteggio ancora in bilico, però quando vinci poi queste cose le fai passare e vanno a favore dello spettacolo. Un Çalhanoğlu che avevo visto indietro contro il Genoa, è ancora lontano dall'essere il miglior Çalhanoğlu, l'ho visto però in crescita in termini di coinvolgimento nell'azione e soprattutto in fase di interdizione. Un altro passettino in avanti, molto interessante, e non so se vuoi aggiungere qualcosa tu, se no devo toccare altri due nomi. No, su Ciala io l'ho percepito fin da subito, proprio da come è entrato immediatamente al timone della squadra, agevolato anche dalla partita che rispetto alla gara di Genova è stata molto diversa, però io l'ho percepito subito una crescita. Difensivamente è andato, a un certo punto andava a intervenire in scivolata di qua e di là, si è preso anche dei colpi belli duri, e questo, al di là poi che l'intervento sia riuscito o meno, ti dà la dimostrazione che mentalmente percepisce di stare meglio fisicamente, altrimenti non lo fai o comunque non sei così preciso. Su Barella, buonissima partita, ovunque ti giri vedi Barella, questo è il punto di partenza, quindi è proprio un tuttocampista nel pieno senso della parola. La cosa che deve limare, l'ho detto anche in cronaca, è che a volte mi dà l'impressione che per non voler fare la giocata forse apparentemente troppo semplice, cerca una roba un po' più complessa che però non si traduce in nulla di ottimale. È un dettaglio, però conoscendo le qualità di Nicolò mi piacerebbe che ogni tanto fosse un filino più concreto, ma tutto qui. Però due grandi partite da parte di entrambi.
Io però Simo voglio toccare anche il tema Arnautovic, perché secondo me è un tema assolutamente da trattare. Allora, devo dire che anche Frattesi è entrato secondo me con la giusta intensità, pur peccando in alcuni di quei fondamentali che abbiamo sottolineato più volte, e non ci tornerò magari in questo momento, non mi sembra il caso, non mi sembra il tema, ecco, più importante al momento. Si sta discutendo tanto col mercato aperto, andiamo a prendere un altro attaccante, andiamo a prendere un altro attaccante, oggi rivediamo in campo Arnautovic. La prima cosa che mi viene in mente è che a livello di gerarchie Arnautovic è davanti a Correa, ma questo lo sapevamo e secondo me Correa si cercherà in ogni modo di piazzarlo. Arnautovic oggi paradossalmente potrebbe aver giocato una delle sue migliori prestazioni da quando è arrivato all'Inter, se vogliamo estremizzare, ma a parte gli scherzi, è entrato col piglio giusto, ha fatto delle buone giocate, aveva fatto anche un bell'assist per Mkhitaryan che purtroppo ha questo problema nel centrare la porta che sottolineiamo spesso, e mi è piaciuto Arnautovic. Sì, ormai quando entra Marco la prendiamo sempre tutti o sul ridere o sull'incazzatura. Sta diventando il nuovo Correa da questo punto di vista. Però quel poco che ha fatto lo ha fatto bene, anche proprio all'ultimo secondo gli hanno fatto un lancio bello lungo, lui Sì. l'ha stoppato con qualità. Guarda, io dico a maggior ragione quest'anno che non c'è più Sanchez, ma c'è Taremi, che secondo me vale Lautaro e Thuram, per capirci. In condizioni normali, cioè con tutti e 4 i giocatori a disposizione, io da Arnautovic mi accontento che da Arnautovic arrivi questo e poco di più. Cioè non pretendo che faccia cose spaziali, mi accontento che di percepirlo mentalmente in fiducia, perché questo per me è stato uno dei problemi dell'anno scorso, il fatto che appena faceva un errore usciva dalla partita, ci rimuginava, ci ripensava e così via. A livello fisico chiaramente speriamo che stia bene, ma questo lo scopriremo. E poi finché mi fa 2 controlli, mi ruba 2 palloni perché è andato in contrasto, ha rubato 2 palloni, mi gestisce la palla bene e mi fa un assist perfetto che solo per colpa del compagno che non c'entra la porta non va a tabellino, a me va anche bene così, arrivo a dire. Per il resto Simo, grande caldo, chiaramente lo spettacolo ne risente. Da Di Marco, visto il suo piede, mi aspetto un po' più di precisione, anche se dal suo piede parte il traversone da cui Taremi fa la sponda per il gol di Darmian. Darmian che ha sfiorato anche la doppietta, tra l'altro, in questa partita. Testa all'Atalanta, adesso, primo vero banco di prova di questa stagione, sfida molto importante, con l'Atalanta che arriva anche meglio, diciamo, in termini di preparazione atletica, perché si è preparata di più, ma anche profondamente rivoluzionata da questo mercato, con tanto che può ancora succedere in questi giorni. Proprio tra l'altro si giocherà nell'ultimo giorno di mercato, la sfida tra Inter e Atalanta. Io su questa partita chiuderei qui, Simo. Non so se tu avevi altro da aggiungere. No, E no, testa allora, all'Atalanta perché quella è tosta, sì. e allora vi invito ad iscrivervi al nostro canale per non perdervi neanche uno dei nostri contenuti. Adesso ci sposteremo nel club di Passione Inter per commentare questo 2-0, prima partita senza subire gol. Sommer che non è stato sollecitato, poi all'ultimo tira fuori una grande parata, segno di come sia mentalmente sulla partita, e questo fanno i grandi portieri. www.passioneinter.club, se vi va di entrare a far parte della nostra grande community, mi raccomando, vi aspettiamo.